Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, come andiamo oggi? Spero tutto bene. Oggi volevo un po' vedere insieme a voi quello che potrebbero essere i possibili setup per la settimana. Innanzitutto partiamo con USD JPY, finalmente è arrivato al nostro target finale. Ovvio, può essere che per l'impulsività che ha avuto potevamo andare anche in zone più basse, però comunque è sempre meglio accontentarsi, che poi voglio dire 518 pips, rischio rendimento 1,37 non fa schifo, assolutamente. Ora, quello che mi piacerebbe vedere sono diverse cose, nel senso, nel grafico un'ora, siccome stanotte ha fatto questo movimento qua, dov'è eccolo qui, questo movimento qui di poi discesa, questa io potrei già considerarla come una possibile zona di liquidità. E siccome qua abbiamo un'inefficienza da andare a chiudere, qua è stata chiusa e onestamente non salirei fino ai livelli, cioè questo potrebbe essere un livello valido eh, per via di questa cosa qua, quindi di retest della zona rotta con chiusura in efficienza. Quindi direi che può essere, può essere valida come zona, ma la vedo già anche troppo alta. Questa qui potrebbe essere la nostra prima zona, comunque diciamo questa, che parte dalla zona rotta fino a qua. Dentro qua potrebbe esserci la nostra possibile entry, perché se poi andiamo nel quarto d'ora, questa qui è stata l'ultima candela prima diciamo, del crollo, dell'ultima rottura di struttura, e quindi può essere molto valida come zona. Però, questa zona qua è top anche questa qui. Mi piace perché poi appunto nel grafico un'ora andiamo a chiudere un'inefficienza. eh, s- Vediamo che livello è, come 500. Possiamo fare anche e 500, tanto per 6 pip, con un possibile stop loss 74, 75, quindi circa un 25 pips di stop. Plap, tac, ecco qui. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, per poi magari proseguire nel daily fino almeno a questa zona, quindi sarebbe, cioè, un'altra bella operazione, oserei dire. E questo potrebbe essere un po' quello che è USD JPY. Ovviamente, siccome abbiamo appena detto, ma attenzione anche a questa zona, perché? Perché è interessante. Liquidità, caccia e giù. Come notizie, questa settimana eravamo abbastanza pieni. Oggi, bene o male, soltanto la sterlina di importante, vabbè, anche il dollaro. Poi domani, ecco, è vero. Questo qui cos'è? Mercoledì e giovedì erano delle belle giornate, ma venerdì soprattutto perché c'è il tasso di disoccupazione e le buste paga del settore non agricolo, che sono dei dati che muovono il dollaro tantissimo, tantissimo. Ora torniamo al grafico. Mi piaceva molto USD CAD, eccola qua. Perché? 1, numero tondo. 2, abbiamo della liquidità che dobbiamo andare a cacciare. 3, siamo in un mercato sell, ribassista, perché abbiamo fatto questa rottura di struttura. Non siamo in una zona troppo bassa come magari potrebbe essere questo. E l'ultimo impulso che ha creato questa rottura di struttura è stato proprio questo qua. Questo movimento qui, che in grande. Allora, dov'è? Qua. Che in grande sarebbe questo. Però appunto, se noi poi scendiamo di time frame fino al quarto d'ora, se non sbaglio, no, forse addirittura di 5 minuti era. Ah no, 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 certo, perché qua abbiamo una wick, siamo andati a prendere bene o male il 50% della wick o della last candle di 5 minuti e siccome è 1.2901 andiamo a prendere 1.29 con
13 pips di stop, quindi neanche tanti, per andare a fare almeno un 1 a 21,59 fino a questa zona qua, per andare a chiudere tutta questa inefficienza. Volendo si potrebbe andare anche più sotto, ma come ho detto con USD JPY è molto meglio accontentarsi molte volte. E bene o male è tutto, perché questo sì e no, non mi piace tanto, devo capire bene. Euro USD uguale, questo qui è una ragazza sempre della nostra community con cui ho fatto un'analisi, siamo entrati in una zona di possibile accumulo per una caccia possibile per poi ritornare su fino a questa zona, e quindi un po' incerto ancora. Euro JPY potrebbe andare a rialzo, potrebbe, perché siamo arrivati in una zona interessante. E bene o male questo è quanto per questo video, perché non ho molti setup. Questo qui potrebbe essere una zona interessante per andare sell, questa qua, che ancora non ha toccato e non ha chiuso niente. E quindi ad ora abbiamo USD JPY con due possibili zone, anche perché essendoci tante news questa settimana sul dollaro bisogna vedere un po' come arriva nelle zone. E USD CAD mi piace molto, infatti l'attenzionerò tanto, anzi fatemi mettere anche l'allertino qui, voilà. Per questo video è tutto, io spero che anche questa settimana sia una buona settimana di profitti. Io vi auguro una splendida giornata, mi raccomando studiate sempre, informatevi e miglioratevi ogni singolo giorno. Noi ci vediamo mercoledì con il prossimo video, buona giornata.